Ciao a tutti amiche e amici di YouTube, io sono Angela e vi do il benvenuto su Exoteric World. Oggi in questa puntata di Tarocchi e Misteri faremo un'analisi esoterica di un caso degli anni '80, il duplice omicidio di Carmela Di Nuccio e Giovanni Foggi, avvenuto a Scandicci il 9 giugno 1981 e facente parte della serie omicidiaria del cosiddetto Mostro di Firenze. Questa lettura è dedicata alla loro memoria. Il mio intento non è condurre un'indagine, ma usare l'energia dei tarocchi come strumento simbolico per esplorare le dinamiche invisibili di questo evento, offrendo spunti di riflessione a chi già conosce a fondo il caso. Spero che gli esperti e gli appassionati possano trovare in queste carte una prospettiva diversa. Se siete curiosi di scoprire cosa rivelerà il velo e volete sostenere questo lavoro di ricerca spirituale, potete farlo iscrivendovi o abbonandovi al canale. Fin da ora vi ringrazio se l'avete già fatto o se considerate farlo. Adesso entriamo subito nel cuore del mistero con il nostro primo capitolo, la trama invisibile, dove i tarocchi cercheranno di far luce sul legame energetico tra le vittime e il presunto colpevole. Ogni crimine nasce da un filo invisibile che unisce vittima e colpevole. Non sempre è amore, non sempre è odio. A volte è un patto silenzioso, un eco di ferite antiche o un gioco di specchi dove nessuno è davvero innocente. In questa lettura i tarocchi ci guideranno nel cuore della relazione nascosta, là dove tutto è cominciato. Prima di iniziare vi ricordo che se vi dovessero piacere i mazzi che utilizzo nella lettura, in descrizione trovate i link per vedere le recensioni e per acquistarli. Adesso partiamo con questo primo capitolo dove ovviamente per relazione si intende una connessione, un legame, quindi non una relazione vera e propria, ma questo ovviamente lo intuiremo, lo vedremo attraverso le carte che usciranno. Andiamo ad estrarre le nostre 5 carte, dove troviamo la carta del passato condiviso, poi il legame energetico, poi la lezione ignorata, la visione da parte della vittima e poi o delle vittime, effettivamente in questo caso che parliamo di Carmela Di Nuccio e Giovanni Foggi, e poi del colpevole. Allora, partiamo proprio dalla prima carta che ci può indicare un qualcosa del passato. In questo caso il 7 di coppe, siccome di solito è spesso associata alla, confusione, diciamo incertezza, è molto probabile che il messaggio sia anche di, difficoltà a trovare un vero e proprio passato, condiviso. E infatti basta guardare un po' la carta e questo uomo di fronte a tutte queste varie possibilità, quindi sembra quasi pescato a caso, diciamolo, perché avendo queste 7 possibilità, diciamo, non vuol dire che in realtà il colpevole ha, scelto tra 7 varie possibilità, è più il significato in sé per sé, che comunque c'erano a disposizione più possibilità e quindi riuscire a trovare, ahimè, l'occasione giusta. È una carta dove effettivamente ha anche il suo significato di perdere il contatto con la realtà e quindi una scelta un po' più emotiva
confusa comunque, un qualcosa di non proprio, studiato effettivamente, non proprio cercato, quindi, ribadisco, secondo me, poi magari ovviamente aiutatemi voi nei commenti, indica una scelta un po' più casuale, un po' più casuale rispetto a un qualcosa che magari ci si può aspettare da una vera e propria relazione. Quindi qui abbiamo già secondo me un'indicazione molto, molto importante. E, poi vediamo la seconda carta, ecco questa secondo me ci fa capire una connessione, un legame a livello energetico, il 4 di coppe, anche questa, diciamo una carta di coppe, dove, quando si ripetono più carte dello stesso, diciamo, seme, a volte poi vedremo anche numero, c'è un significato specifico. Più coppe vuol dire che è un qualcosa, di, interiore, di esigenza emotiva, e quindi in questo caso il 4 di coppe ci fa capire che in realtà, non c'era un vero e proprio legame, quindi va a ribadire, questo concetto, che però parte effettivamente da, inquietudine, da, difficoltà, comunque, create da, altre situazioni che appunto non hanno a che fare con, il legame stesso con queste persone. Quindi secondo me, come vedete, possiamo vedere, già una specie di, con solo ben 2 carte, una specie di filo conduttore che, ci fa capire che effettivamente non c'è una relazione vera e propria, ma comunque c'è un legame, perché in qualche modo è un'occasione che è saltata fuori e che effettivamente, come vediamo questo ragazzo che si trova ad avere a che fare davanti a sé con, diciamo, con queste coppe, ha trovato l'occasione giusta, l'opportunità, e quindi non un vero e proprio legame. Passiamo alla terza carta, dove, affrontiamo la lezione ignorata, che, ci fa capire un qualcosa di un messaggio per, comprendere meglio alcune cose. In questo caso abbiamo il re, di denari, molto particolare perché, ci parla anche della modalità stessa, e cioè che, la persona insomma che ha compiuto, tale gesto ha comunque esercitato il suo potere per dominare, le vittime, e questo effettivamente lo sappiamo benissimo, probabilmente anche per chi conosce, quello che è successo anche dalla, dinamica stessa. Quindi va a sottolineare nell'accezione negativa del re di denari un possesso, un, egoismo, una chiusura, nel senso che, ha esercitato, come vi dicevo, proprio questo potere, e cioè è vero che abbiamo una base di partenza, emotiva. È come se già nel passato effettivamente, c'era già stata una spinta, come, poi abbiamo scoperto successivamente essere, seriale. E però attenzione, questo passato secondo me è abbastanza interessante anche per farci capire, quello che è successo. 7 ha a che fare con 7 anni dopo, anche 7 anni dopo il primo, omicidio. Indicativo, molto forte come messaggio. Vuol dire che poi tutto può essere, scaturito da, in una profonda insoddisfazione emotiva, forse anche da, delusione,
Interessante il 4 di coppe perché spesso viene associato alla noia, all'apatia, a una, profonda inquietudine, insoddisfazione, non aver metabolizzato delle difficoltà che comunque sono state tutte create, già in passato e quindi poi sono, emerse? Assolutamente sì. Adesso andiamo a vedere la quarta carta dove c'è la visione. Ovviamente parliamo delle vittime, perché purtroppo sono 2 in questo caso e ci danno una visione, generica. Magari il fante, in questo caso di denari, ha, a che fare con appunto dicevo la visione della vittima, che non c'era effettivamente, che, in qualche modo, magari per chi conosce il significato, il fante indica un passaggio abbastanza, diciamo, personale, di, un qualcosa che comunque è fatto per se stessi e quindi come, si capisce già sin dall'inizio di questa lettura, c'era comunque un concentrarsi, sulle proprie cose giustamente, erano appartati, diciamo poverini, quindi non pensavano minimamente a quello che, poteva accadere e quindi quando si è concentrati, diciamo, su se stessi, secondo me questo fa già capire che non c'era neanche minimamente l'ombra di paura, di dubbi e perplessità e quindi vuol dire che non era successo niente precedentemente che potesse far pensare a una cosa, del genere. Andiamo avanti a vedere l'ultima carta di questo primo capitolo, troviamo l'asso. L'asso di spade, solitamente è una carta di, potenziale, di solito, però in questo tipo di letture, ci fa capire un conflitto, un profondo conflitto. Attenzione, attenzione, ci parla anche di un qualcosa che è stato premeditato, calcolato e quindi, poi ha, raggiunto il suo limite, il suo punto estremo, di rabbia, insoddisfazione, quindi è partito, abbiamo visto, da un'insoddisfazione, da un avvenimento, un qualcosa che può aver scatenato questo e allora ecco che salta fuori l'asso di spade ad avere ad avere un'azione spropositata, diciamo eccessiva e molto dolorosa e quindi arrivare al culmine, diciamo purtroppo. È una lama assolutamente sì, quindi anche questo potrebbe far, intuire, qualcosa di importante, però è proprio quello il suo significato di premeditazione, quindi secondo me è una lettura, questo del primo capitolo abbastanza intensa, che ci fa capire la ripetizione delle coppe e poi anche dei pentacoli come ha la sua natura emotiva in un passato e poi si sia comunque tradotto in potere e che poi effettivamente non c'era un legame, ma erano purtroppo fine a se stessi, quindi per arrivare a a soddisfare, diciamo, questa, esigenza, quasi come per placare una specie di dolore e di sofferenza che era stata repressa nella confusione e nell'incertezza, quindi probabilmente il desiderio c'era già prima, c'era già precedentemente negli anni precedenti, però non aveva, trovato quella rabbia, quello sfogo, quel qualcosa che effettivamente ha portato purtroppo a compiere questa azione. Direi che la rete è stata tracciata, ora sappiamo che il filo tra
le vittime e il colpevole non è sempre visibile, ma lascia nodi, cicatrici e silenzi. La verità relazionale non è mai semplice, ma è lì che il crimine ha preso forma. Passiamo adesso al secondo capitolo, la spinta interiore. Dietro ogni gesto estremo si cela una spinta interiore, un desiderio, una paura, una ferita che brucia troppo per restare in silenzio. Il movente non è solo un fatto, è un'emozione che ha superato il limite. In questa stesa interroghiamo l'anima del colpevole, cercando la scintilla che ha acceso l'incendio. Andiamo a scegliere le nostre carte. Andremo a vedere un'analisi sul momento, sulle emozioni, sui desideri, ossessioni. Quindi cerchiamo proprio di capire con la prima carta la ferita originaria, poi andiamo a vedere l'emozione dominante e l'obiettivo inconscio. Allora, cerchiamo di capire. Adesso con la ferita originaria troviamo il mago. Molto interessante perché ci parla, di, una specie di desiderio molto forte o anche, per chi conosce questa carta, è legata alle proprie capacità anche di riuscire in un certo senso a dimostrare che cosa siamo in grado di fare. È il mago, è colui che ha il potere, in un certo senso l'ambizione, cioè la volontà di iniziare un nuovo percorso, un nuovo inizio. Sottolineo il nuovo inizio perché effettivamente sappiamo benissimo che questo è stato una specie di nuovo inizio, però dopo uno stop importante. Quindi vedere questo come un nuovo percorso è proprio l'indizio del mago stesso. Quindi anche a costo addirittura di sacrificare effettivamente un'altra, vita, altre vite purtroppo in questo caso, per far posto al proprio potenziale, al proprio ego e quindi, si tratta di nel significato proprio del mago stesso, di sperimentare il proprio potere, la propria bravura e capacità. Molto forte secondo me come messaggio, perché in realtà anche il suo significato è, proprio di come percepisce e come giustifica anche effettivamente il proprio atto, come un'espressione, di sé, quasi addirittura un atto, creativo, è vero, di potere, di volontà, attiva in questa cosa. Quindi questa è, diciamo, la prima parte della spinta interiore. Quindi, c'è la volontà, il desiderio di un nuovo inizio che, però ha a che fare, come abbiamo visto, da un qualcosa che, ha già radici nel passato e quindi c'è stata quella scintilla, quell'input, effettivamente anche il mago stesso ha a che fare con quell'input lì e quindi con il desiderio purtroppo di ricominciare. Adesso andiamo ad analizzare anche le altre carte. Qui troviamo l'8 di denari. Questa indica, in alcune circostanze ovviamente, soprattutto in questo tipo di letture, la cura, la dedizione,
spesso associata al lavoro, magari per molti di quelli che conoscono le carte è la cura, è il lavoro, il dettaglio, il concentrarsi, prendersi tutto, diciamo, il tempo, di fare determinate cose. Rimango sul vago, però cerco anche di diciamo, di far capire in base ai suoi significati e per darvi anche degli input. Cioè, vedete questa figura che comunque si sta concentrando sulle varie, cose insomma che sta facendo. Quindi dà proprio quella sensazione di prendersi, tutto il tempo, tutta la dedizione, come se effettivamente fosse parte, tra virgolette, di un lavoro, in questo caso effettivamente criminoso, anche per imparare nuove abilità, quindi per sperimentare, come abbiamo visto, anche qualcosa di nuovo e, vedere insomma, ovviamente è secondo me anche un eccesso, concedetemi insomma qualche disquisizione perché come, vi ho detto ha il suo significato, tendenzialmente naturale legato al lavoro, però, vedere insomma, in certo senso maniacalità, vedere il prendersi comunque il tempo di fare determinate cose, si avvicina tanto, in realtà a quello che addirittura diciamo è successo. Potrebbe essere anche un qualcosa che poi magari è maturato, è scaturito da alcune sue competenze, alcune cose che è riuscito ad imparare nel tempo e quindi fa parte del suo lavoro stesso? Può essere, visto che è anche desiderio di migliorarsi nella volontà purtroppo di ripeterlo. E questo, ahimè, ha a che fare proprio, con la serialità. Purtroppo sì, diciamo, ahimè, ha a che fare con l'indizio di serialità. Il 3 di denari, quindi abbiamo proprio, anche qui una dominanza in questo senso, nello specifico dei denari, quindi tutto molto legato alla materialità. Quindi in un certo senso abbiamo quasi lasciato, diciamo, andare, principalmente l'aspetto emotivo. Sì, okay, è partito come un qualcosa di emotivo, però qui si lascia spazio proprio all'azione, alla materialità, al, alla volontà di fare determinate cose e attenzione, il 3, di denari è molto particolare come messaggio perché, può voler dire, però lo dico diciamo molto tra virgolette, per certi aspetti indica la collaborazione, indica la possibilità di un possibile complice o comunque qualcuno che osserva l'azione. Attenzione, quindi qui, diciamo ci possiamo dividere magari tra, chi, può pensare a un possibile complice, oppure vedere nel 3 di denari effettivamente come un qualcosa che, ha a che fare, diciamo, come vedete, con chi sta lavorando, con chi effettivamente sta facendo qualcosa e invece con chi sta, osservando. Qui dà proprio l'idea di collaborazione, però attenzione, molto particolare come messaggio, quindi invito a riflettere tantissimo su questa cosa, perché può dare molti spunti e quindi quella collaborazione in realtà può anche trasformarsi in visione, e cioè in qualcuno che effettivamente può aver visto veramente quello che è successo, diciamo, però la cosa
magari è rimasta, diciamo, così. Quindi molto, molto interessante anche questo secondo capitolo, e direi che il movente non è solo un fatto, è una ferita che ha parlato troppo a lungo nel silenzio. Ora che abbiamo ascoltato la voce dell'ombra, possiamo comprendere il gesto, non giustificarlo, ma decifrarlo. Adesso passiamo al terzo capitolo, la chiave mancante. Ogni mistero ha una crepa, un dettaglio dimenticato, un oggetto fuori posto, una verità che nessuno ha voluto vedere. I tarocchi oggi diventano lente di ingrandimento e quindi cerchiamo la chiave mancante, l'inizio che può cambiare tutto, perché la verità non si nasconde, si frammenta. Passiamo adesso a questo terzo capitolo, che ci può dare degli indizi, degli elementi nascosti, ciò che potrebbe portare effettivamente a una possibile soluzione. Non so voi, ma io effettivamente stavo pensando anche ai capitoli precedenti, perché diciamo, ok, andiamo ad analizzare vari punti, vari aspetti, però comunque non dobbiamo dimenticare nel complesso cosa ci vogliono dire. Magari appunto ditemi cosa ne pensate voi, perché effettivamente stavo proprio pensando al 3 di denari che è uscito prima, che vedendo dalle varie carte che sono uscite, in realtà mi fa pensare a una persona unica nell'azione, e quindi il 3 in realtà secondo me appunto non indica una collaborazione di più persone, anche perché abbiamo visto che l'azione è eh, quasi solitaria, a mio avviso, vedendo e leggendo alcune cose. Secondo me ha a che fare un po' di più con la possibilità della dimostrazione della propria capacità e della propria bravura, quindi vicino 8 denari, 3 di denari, e anche con il fatto che, diciamo, spesso in altri mazzi, in altre carte, il 3 di denari comunque è rappresentato con una persona che sta lavorando, che sta facendo qualcosa, e altre 2 persone che lo stanno osservando, che lo stanno guardando. Quindi ecco, diciamo, magari a voi anche un commento, un qualcosa che mi possa aiutare in questa mia personalissima riflessione. E adesso passiamo proprio all'estrazione delle 4 carte, dove la prima indica cosa manca, la seconda ci parla di chi lo nasconde o potrebbe in qualche modo nasconderlo, o sapere effettivamente dove cercare, e cosa potrebbe rivelarlo. Allora andiamo a fare ordine e spazio per far parlare i nostri arcani, dove con la prima carta andiamo ad individuare cosa potrebbe mancare effettivamente, in senso molto lato, perché essendoci la carta della giustizia, spesso va a rintracciare un qualcosa a livello di giustizia, di legalità, e quindi in qualche modo questa chiave mancante effettivamente potrebbe avere a che fare con una persona con una certa conoscenza, un certo potere, anche molto elevato. Adesso io ovviamente non mi posso inventare i significati delle carte, sappiamo benissimo, e anche e soprattutto chi conosce il significato della giustizia può avere a che fare con una persona altolocata. Io non voglio dire, non sto dicendo che è stata, diciamo, questa persona, perché la chiave mancante, e soprattutto questa carta, ha a che fare con un indizio, con un qualcosa che magari poteva essere trovato appunto
magari da un giudice, da un avvocato, da un qualcuno che comunque può avere a che fare con la legge, con gli investigatori che magari tra le varie carte, tra le varie cose a disposizione, tra i vari processi addirittura che poi successivamente successivamente ci sono stati, c'è un qualcosa che è mancato, che si è perso nel percorso, nel procedimento, quindi un'obiettività, un equilibrio che diciamo purtroppo hanno portato diciamo a non capire, a far mancare diciamo qualcosa e quindi questa ci porta delle conseguenze di azioni passate. Influenze esterne, sì. Può anche indicare che ci siano state delle ingerenze, delle influenze molto elevate a livello esterno che in qualche modo hanno, passatemi il termine, fatto mancare qualcosa all'indagine stessa e quindi portare disequilibrio, incertezza nel in tutto diciamo questo percorso proprio appunto di, indagine. La seconda carta, proprio l'indizio che ci dice effettivamente chi potrebbe, tra virgolette, "nascondere" quello che manca, c'è l'8 di denari. Quindi, come vedete qui abbiamo una specie di ripetizione su questo 8 di denari. L'abbiamo incontrato prima, ovviamente era un altro contesto, però ribadisco il suo significato, che è legato al lavoro, a un qualcosa che si svolge comunque in un certo senso, in un modo, preciso, diciamo attento. E allora, può appunto collegarsi con la diciamo la prima carta, e cioè chi, può effettivamente, nascondere. In pratica è vero, ci parla di, un tipo di azione, un qualcosa che è mancato a livello professionale. E quindi non voglio puntare il dito contro nessuno in questo senso, però può indicare una specie di mancanza voluta, non voluta, questo non è compito mio assolutamente, dire questo, però indica comunque una questione, professionale. Quindi, essere in una diciamo, modalità che, può aver nascosto, omesso volutamente, ecco diciamolo così, proprio volutamente, quindi chi ha lavorato a, questa indagine, a qualcosa, ha volutamente, nascosto, oppure mancato, ecco, proprio in termini, diciamo molto crudi, ahimè, perché hanno a che fare con la negligenza, e cioè con l'incompetenza, la negligenza. Ripeto, non voglio puntare il dito contro nessuno, assolutamente, però in effetti qui secondo me parlano proprio chiaro, cioè la carta della giustizia, quindi tutto ciò che ha a che fare con il mondo della giustizia stessa, che ha avuto le sue mancanze per un motivo o per un altro. Ovviamente qui ci dice che è qualcuno che ha lavorato, qualcuno che, visto che ci parla anche di impegno, quindi proprio di impegnarsi volutamente in qualcosa, ecco poi magari lascio a voi ulteriori considerazioni proprio su questo messaggio qui. Poi l'altro ci fa capire effettivamente dove eventualmente poter cercare. Abbiamo l'8 di spade, abbiamo una ripetizione di 8, quindi significativa questa specie di ripetizione, perché, e comunque l'8 è legato al movimento, all'azione, al progresso, a un qualcosa che magari, come vi dicevo, sia può aver avuto a che fare con,
con la fretta, oppure con, diciamo parte di un qualcosa di troppo grande. E quindi diciamo molto, molto, molto particolare. Poi l'8 di spade effettivamente indica un blocco, quindi ecco che si aggiunge un altro tassello. Siccome sono varie indicazioni, possono anche entrare tutte, quindi sia per, magari "negligenza", diciamo così, tra virgolette, sia anche per, un intervento, diciamo, esterno, abbastanza, diciamo, forte, comunque deciso e voluto. Possono essere entrambi in realtà, vedendo anche questo 8 di bastoni, scusate, 8 di spade, che appunto ha a che fare con il blocco, con un aver le mani legate. Vedete? Molto, non so se riuscite a vederla. Vedete? Questa fanciulla, in questo caso alata ovviamente, e anche in altri mazzi di carte si vede proprio, una persona che è legata con le mani, è bendata, è completamente circondata da solitamente da 8, spade, quindi vuol dire proprio aver le mani legate, essere totalmente bloccati. Quindi dove andare a prendere? Potrebbe essere veramente difficile, perché questa carta indica comunque un blocco, come se in realtà, anche se c'è qualcuno che può sapere, che può aver visto o fatto insomma tutto quello che ha fatto, potrebbe non rivelarlo, non dirlo mai. In realtà purtroppo con questa carta è indice totale di blocco, anche di, insicurezza, perché siamo comunque a un punto, dopo tantissimi anni, dove in realtà non si vuole vedere altra soluzione, oltre a quelle che sono saltate fuori. Ahimè, diciamo purtroppo. Quindi è vero che come indizio, quindi ci sta dicendo questa carta che in qualche modo ci dovrebbe essere e si può arrivare a una possibile soluzione se qualcuno o qualcosa si toglie questa benda, e quindi si possono, diciamo, superare questi limiti. Però, insomma, potrebbe essere molto, molto, molto difficile. Quindi su dove cercare c'è magari qualcuno che impedisce, quindi c'è un blocco, c'è qualcuno che impedisce totalmente una, diciamo, dove andare a cercare, quindi anche nuove possibilità per attingere qualcosa. Troviamo infine il 3 di spade, quindi abbiamo in questo caso una dominanza di spade, che sono strettamente legate alla razionalità, al potere. È proprio l'ambito, le spade, dominate dall'intelletto, dal conflitto, dalla pianificazione, quindi abbiamo già, visto tantissime cose. Il 3 di spade, indica un segreto, quindi ci dice che, l'indizio cosa potrebbe rivelare? Effettivamente abbiamo visto già che c'è un blocco, possibilità di, trovare qualcosa, sì, se viene superato, diciamo, questo blocco, se qualcuno insomma decide di superarlo, però qui c'è un segreto. C'è un segreto, o comunque anche un dolore molto forte, che qualcosa che si vuole nascondere. Quando il 3 di spade effettivamente, rappresentando questa specie di dolore, allora potrebbe essere, diciamo, veramente difficile tirarsi fuori, e quindi c'è da scoprire comunque una verità molto, molto, dolorosa per alcuni, almeno in questo momento. Perché adesso quindi stiamo tracciando, in questo caso con questa lettura, in realtà che cosa si può fare adesso, perché insomma da quello che si vede abbiamo una specie di passaggi dove possono essere anche letti a livello conseguenziale, quindi subito un intervento molto forte e voluto.
non voglio dire da poteri forti, però comunque da qualcuno che ha potuto fare qualcosa a livelli alti. O la giustizia stessa che non ha funzionato, l'investigazione, eccetera, ma questo l'abbiamo già detto. Poi a livello conseguenziale effettivamente può esserci sia volontà, sia incapacità di arrivare a comprendere certe cose, poi effettivamente è arrivato, diciamo, c'è questo blocco, il non voler vedere o non poter più vedere determinate cose, in qualche modo abbiamo capito che si può tirare fuori qualcosa, che qualcosa potrebbe essere rivelato, però c'è una specie di rifiuto, c'è una specie di rifiuto perché comunque si tratta di andare a scoprire una verità molto molto dolorosa che può tirare fuori effettivamente tante tante cose che sono successe, e allora è come se si decide proprio di lasciare le cose così. Ahimè. Lettura anche questa molto intensa, e quindi diciamo possiamo dire che ogni indizio ha parlato, ogni dettaglio ha sussurrato qualcosa. Forse la chiave era sotto gli occhi di tutti, forse era nascosta nel cuore di chi non ha mai parlato, ma ora la porta della verità è socchiusa. E adesso passiamo al quarto ed ultimo capitolo, la figura celata. Il colpevole ha un volto, ma non sempre lo riconosciamo. Indossa maschere, cambia voce, si muove nell'ombra, eppure ogni archetipo lascia una traccia. In questa lettura i tarocchi ci aiutano a comporre l'identikit simbolico della figura celata. Chi è, come agisce, cosa teme, perché anche l'ombra ha un profilo. Adesso partiamo proprio in questo ultimo capitolo, quindi questa ultima lettura, a trovare degli indizi che ci possono essere utili a rintracciare qualcosa sulla personalità, su un archetipo dominante, su modalità magari anche di azioni operative, eccetera. Allora, vediamo la prima carta che ci parla del controllo, poi abbiamo la manipolazione, la rete sociale, la copertura, e poi andiamo a trovare un segnale rivelatore. Allora, procediamo proprio con la prima carta che ci parla del tipo di controllo, di potere che viene esercitato dalla persona stessa. Qui troviamo il 3 di spade. Abbiamo visto anche precedentemente, ovviamente in una lettura diversa, il 3 di spade in questo contesto ha a che fare, ecco, secondo me con, visto che io vi invito ad andare a vedere l'altra lettura di Stefania Pettini e Pasquale Gentilcore, diciamo, non ricordo esattamente, però è comunque uscito questo Tre di Spade anche, diciamo, in questa lettura. Il Tre di Spade ha a che fare con un dolore emotivo, un forte dolore, molto profondo, e quindi potrebbe essere questo, che in qualche modo c'è desiderio, volontà di controllare questo forte dolore, e quindi quando si subisce un forte dolore, allora si agisce per vendicarsi, per questa causa di questa ferita profonda che non si è mai rimarginata. Quindi, siccome vedete questa ragazza qui al centro, questa figura, fa vedere tutti questi mostri, questi fantasmi che le sono intorno, quindi è come se in qualche modo, pur dedicandosi, concentrandosi, insomma, nel fare altro, effettivamente queste figure
mostruose sono comunque intorno. Significativo come rappresentazione, però invito anche per chi non conosce le carte ad andare a vedere altri tre di spade, perché una delle rappresentazioni più note è proprio un cuore grande trafitto da tre lame, da tre spade. Questo proprio a far significare che comunque c'è un forte dolore, una ferita profonda, di un tradimento, di una verità dolorosa, la scoperta di una dolorosa verità. E quindi ci parlano tendenzialmente di essere molto vulnerabili, molto sofferenti sotto questo punto di vista e che c'è proprio la volontà e il desiderio di controllare questa ferita. Potrebbe essere che in qualche modo tali azioni vengono compiute, sono state compiute proprio a partire da questa profonda ferita, quindi per cercare in qualche modo di lenirla, guarirla. Può esserci forse riuscito in passato, ma può essere ripartito da un'altra specie di ferita, può essere. Quindi lascio comunque a voi anche interpretare poi in base alla visione stessa, diciamo, alla rappresentazione della carta. Quindi vuol dire che questa ferita profonda in realtà anche dopo tantissimo tempo non è stata rimarginata, guarita, ma in qualche modo potrebbe esserci stato un altro evento doloroso che è andato ulteriormente a far capire che effettivamente questa ferita profonda non è stata mai guarita. Vediamo la seconda carta che ci parla del possibile uso di inganni, di manipolazione, di distorsione della verità. Qui troviamo il 2 di denari. Questa è un'energia abbastanza particolare perché indica destreggiarsi, flessibilità, cercare di fare comunque un qualcosa. Allora, manipolazione, attenzione, quindi già trovare in questo ambito proprio per inquadrare diciamo la persona stessa vuol dire una persona che può vivere cercando di andare a camuffare, a nascondere, quindi destreggiarsi tra varie cose, tra più cose insomma contemporaneamente, e quindi è lì che si va a nascondere il vero essere, le vere azioni, quindi di una personalità abbastanza instabile, comunque dispersiva, certo flessibile che si adatta. In realtà per altre tipologie di letture esternamente può anche essere indice di una persona, è vero, flessibile, adattabile, però anche molto giocherellona, fantasiosa per certi aspetti. Quindi magari appunto questa doppia due, questa doppia diciamo personalità. Quindi vedete anche la rappresentazione di questa casa, di questo 2 di denari, dove c'è questa diciamo figura che in qualche modo insomma sta cercando di fare del male, e quindi evoca proprio quella diciamo situazione di cercare di mantenere diciamo un certo equilibrio e purtroppo di ritrovare, ahimè, quella specie di equilibrio che è stato rovinato, spezzato, diciamo, in qualche modo, e di farlo purtroppo solo andando a compiere un'azione del genere. Può essere una cosa molto, molto interessante. Poi abbiamo anche l'asso di bastoni come energia, diciamo, principale. Un po' tutti gli assi indicano un qualcosa di dominante e di potenziale, quindi l'asso di bastoni ha a che fare con una volontà ben precisa, forte, e quindi quando salta fuori un'ambizione o un qualcosa proprio di irrefrenabile, di sfrenato, che non
non si può più gestire, non si può più gestire, non si può più limitare e bloccare, ma in questo caso, vedete, anche la rappresentazione stessa, cioè si vede proprio che da questo libro chiuso c'è questa specie di luminescenza, di esplosione, possiamo comunque chiamarla in questo modo, che parte proprio da una chiusura effettivamente, anche a livello metaforico, secondo me molto suggestivo il fatto che questo libro sia chiuso, però effettivamente sta esplodendo un qualcosa, e ha a che fare proprio col significato dell'asso di bastoni, quindi questa energia, questa forte volontà e diciamo desiderio di iniziare un nuovo percorso, perché appunto questo è il numero uno. L'ho trovato anche prima con il mago stesso, e quindi in questo caso è saltato fuori una specie di personalità abbastanza intraprendente, forse anche, tra virgolette, creativa, diciamo, forse potrebbe essere un termine non proprio giusto, però che creativa anche nel senso di fare cose che non sono noi non pensiamo assolutamente e minimamente, quindi nell'accezione purtroppo negativa. E quindi anche per eccesso di entusiasmo, proprio per desiderio di fare diciamo, un qualcosa. Quindi adesso magari vediamo altri indizi. Con il quarto ci può indicare anche delle possibili strategie, se ci sono state, per nascondere. Qui c'è il 6 di spade. 6 di spade associato comunque sia una persona che cerca di fuggire dalle conseguenze di quello che ha commesso, che comunque si allontana dal luogo dei fatti, ed effettivamente diciamo è proprio così, e che riesce poi ad avere quella modalità, quell'atteggiamento, quella personalità distaccata, alienata da quello che ha fatto. E quindi applica la rimozione emotiva, quindi si estranea, è sfuggente. Quindi molto, molto, molto particolare. Infatti vedete anche la stessa rappresentazione, c'è questa figura che sta volando, cioè sta andando completamente, diciamo qui, diciamo nelle nuvole, al di sopra effettivamente di quello che c'è in questo caso. Stiamo parlando di quello che è stato commesso, quindi secondo me a maggior ragione ci dà proprio quell'indizio di una persona che vuole fuggire dalle conseguenze, e che soprattutto si allontana dal luogo dei fatti. In realtà è proprio così. Adesso andiamo a vedere l'ultima carta. L'ultima carta, abbiamo la luna, molto molto interessante come carta. So che ci sono vari pensieri, varie cose legate alla luna stessa, luna piena, luna nuova, luna a spicchio, luna, diciamo qualsiasi cosa effettivamente potrebbe essere un indizio riguardo proprio alla carta nello specifico. Ci parla della luna, quindi secondo me proprio del significato stesso, al di là della luna effettiva, un indizio che può tradire e quindi rivelarci qualcosa. La luna effettivamente è rivelatrice, però ha le sue ombre, ha i suoi dubbi, le sue incertezze, e trovarla proprio come carta, ovviamente io mi soffermo proprio sul suo significato e quindi riguardo alla personalità. In questa lettura del colpevole indica una personalità abbastanza confusa, in preda alle illusioni, a inganni, a paure, potrebbe essere anche una persona paranoica, e che effettivamente ha agito, almeno in questa circostanza, per una sua percezione della realtà totalmente distorta. Infatti la luna non ci fa vedere bene effettivamente, insomma, le cose, e quindi è proprio simbolo di incertezza, di confusione e quindi anche di visione della realtà totalmente contorta e distorta. Anche, attenzione, una personalità
che inganna se stessa, gli altri, una persona ambigua, falsa, che vive nell'immaginazione, nel sogno, anche nella notte in questo caso, e si collega secondo me anche al 6, proprio al fuggire effettivamente dal, non solo fisicamente, però anche da quello che ha fatto, perché è proprio questo sfuggire che gli permette di dissociarsi emotivamente e quindi procedere nella sua vita normale. Si conclude qui, diciamo, questa lettura, diciamo che il volto è ancora nell'ombra, ma l'archetipo ha parlato e il colpevole non è solo chi ha agito, ma chi ha incarnato un ruolo, una ferita, una maschera. E in questa stesa la maschera ha cominciato a cadere. Se volete vedere le altre puntate che compongono questa playlist, cliccate su questa schermata. Infine abbiamo esplorato una storia frammentata, ascoltando il silenzio delle vittime, interpretando segni nascosti. L'indagine è diventata un atto di ascolto profondo, dove ogni crimine rivela simboli e messaggi da decifrare. I tarocchi non giudicano, aprono visioni che illuminano ciò che prima sfuggiva. Il mistero non è risolto, ma è stato onorato. Grazie, alla prossima.